Inter Barcellona 1-0, il gol di Hakan Çalhanoğlu che decide la partita, rimette in corsa l'Inter per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e magari, chi lo sa, potrebbe rappresentare anche un punto di svolta all'interno di questa stagione partita sicuramente non benissimo. Lo scopriremo presto. Prima, però, nel giorno immediatamente successivo alla partita, stiamo innanzitutto ancora godendo, diciamocelo, per questa vittoria importante e per come è maturata, soprattutto, almeno dal mio punto di vista, ma dobbiamo ovviamente qui sui nostri canali approfondire, analizzare insieme a voi più a freddo, con la mente un po' più lucida, che cosa è successo in questi 90 minuti più recupero, che sono stati molti più dei tradizionali minuti di recupero che vengono solitamente assegnati. Voglio sintetizzare quindi la partita in 5 temi caldi che sono emersi secondo me, che vanno sottolineati in questo Inter Barcellona, prima di arrivare poi alla fine del mio ragionamento a una domanda che credo sia la domanda che tutti i tifosi interisti si stanno facendo in questo momento, almeno nella community di Passione Inter e nel club di Passione Inter, ho visto che tutti quanti ci stiamo facendo questa domanda, alla quale cercheremo di dare poi una risposta tutti insieme. Quindi, amiche e amici Passione Interisti, ben ritrovati all'interno di questo episodio di oggi. Questa sarà anche una sorta di sintesi di un'analisi più lunga, più approfondita, che vorrei condividere insieme a voi e che faremo durante la nostra live delle 19:30. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, in modo da poter seguire poi la diretta delle 19:30 per approfondire ulteriormente questi temi, se ne avrete voglia, ed aggiungerne anche altri. Vi chiedo quindi anche di seguirmi in tutto il ragionamento, perché sono tutti temi strettamente collegati secondo me. Cerco di andare diritto al punto, vi sottopongo quindi quelli che sono secondo me i 5 temi più importanti emersi da questa partita da cui tra l'altro, notizia di pochi minuti prima che io iniziassi a registrare questo contenuto di oggi, è uscito infortunato Joaquín Correa, ennesimo stop per l'argentino, che crea tra l'altro ulteriore emergenza in attacco, ma di questo parleremo a parte. La prima cosa che voglio dire su Inter Barcellona però è che per me è stata una gran bella partita disputata dall'Inter. È un tema che abbiamo trattato anche nel post partita, lo dicevamo, ma lo dissi anch'io in modo particolare anche ai tempi di Conte, quando molti dicevano che l'Inter giocava male, sostenevano questa cosa, che l'Inter giocasse male. Per me, come dicevo ai tempi e come dico anche dopo questa partita, l'Inter il bel gioco, anzi è armonia nella squadra, nei movimenti, nei compiti rispettati dai calciatori e svolti bene in campo, nell'efficacia poi anche delle giocate sia in senso difensivo che offensivo, per raggiungere gli obiettivi, in questo caso il gol e la vittoria. Ieri secondo me c'è stato tutto questo all'interno di una partita, con l'aggiunta di una sofferenza finale, mettiamola così, che a livello mentale credo faccia super bene alla squadra, perché credo che una vittoria maturata in questo modo, con la forte resistenza che c'è stata negli ultimi minuti e la spinta anche del pubblico, possano mettere nel serbatoio dell'Inter tanta energia, tanta consapevolezza e anche degli stimoli importanti in più. A livello tattico per me l'Inter ha fatto una partita molto intelligente. Abbiamo visto che, come si aprivano un po' gli spazi, la tecnica dei singoli giocatori del Barcellona era superiore e ci metteva in enorme difficoltà. Lo sapevamo prima, lo abbiamo constatato in campo. La chiave quindi era inevitabilmente, dal mio punto di vista, una riduzione degli spazi, cercare di tagliare i rifornimenti, ma soprattutto diciamo imbottigliare i calciatori del Barcellona, cercare di isolarli e mantenere linee serrate, strette, molto vicine e compatte, in modo da poter andare al raddoppio quando uno dei nostri calciatori veniva saltato dall'avversario. Lo abbiamo fatto, è stata una partita quindi per me preparata benissimo da mister Simone Inzaghi, che ha azzeccato tutto sostanzialmente nella preparazione della partita, soprattutto devo dire nella scelta di Çalhanoğlu al posto di Brozovic, che era infortunato. Lo abbiamo commentato nel prepartita e vi dicevo che personalmente mi trovavo d'accordo la scelta di Çalha davanti alla difesa, intanto perché è un giocatore che ha dimostrato di avere carattere per affrontare partite toste, ha i gol in canna, diciamo così, e cominciano ad essere tanti anche i gol segnati sul rigore e non solo da Çalhanoğlu in partite di un certo livello. Poi soprattutto a livello anche di caratteristiche, rispetto ad un Aslani che spero di vedere sempre più con costanza, e mi ha fatto molto piacere l'inserimento di Aslani nel finale anziché la scelta più conservativa con Gagliardini. Anche questo è un bel segnale secondo me in ottica Inzaghi. Però ecco, Çalha rispetto ad Aslani ti dà più corsa, più gamba, più recupero palla, banalmente anche in posizione difensiva, unito ad una grande abilità nei lanci lunghi e nel tiro da fuori. Contro il Liverpool colpì
l'anno scorso la traversa contro il Barcellona. Questa volta prima ha preso la mira, poi ha segnato e la partita è svoltata in una maniera differente. Quindi spero che anche questo possa rappresentare un segnale differente rispetto invece a quanto pesò poi quella sconfitta contro il Liverpool, sia in Champions che nel cammino in campionato. Quindi il gol di Ciala, che arriva tra l'altro anche sul suggerimento di Onana, che gli aveva consigliato di tirare alla destra di Ter Stegen, dove il portiere tedesco è più debole. Oltre alla preparazione, quindi, come accennavo, il mister è stato bravo secondo me e anche un pizzico fortunato, che non guasta mai nelle scelte a gare in corso. Questa volta devo dire che penso in pochi siano rimasti perplessi al momento dei cambi scelti dall'allenatore. Quindi da questo punto di vista tutto ha girato bene. Gli episodi che fino ad ora ci hanno punito ieri sono stati un po' più clementi, ma anche noi ieri avremmo meritato di fare qualche gol in più, ci siamo andati vicini. Per fare questo tipo di prestazione, questo tipo di partita, comunque è chiaro che oltre alle gambe tutti i giocatori dell'Inter ci hanno messo dentro qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista della testa, della voglia di vincere, di giocare di squadra. L'Inter ha corso tanto, 124 chilometri percorsi in partita. Considerate che in Serie A l'Inter è la terza squadra per chilometri percorsi, con una media di circa 110 chilometri percorsi a partita. La migliore, se non sbaglio, la Lazio ha circa 111 chilometri. L'Inter ha corso 14 chilometri in più in questa partita, quindi ha speso tanto. Infatti molti calciatori hanno chiuso la gara con i crampi, però la prestazione chilometrica è arrivata grazie allo spirito di sacrificio, a quella voglia di fare quel metro in più che tutti ci hanno messo dentro questa volta. Quindi i segnali sono stati evidenti, a partire da Barella, che agli errori dei propri compagni di squadra non ha sbracciato, ma addirittura ha incoraggiato e applaudito i compagni. Barella, tra l'altro, non sostituito nonostante l'ammonizione, e ha dimostrato di poter chiudere la partita anche con un cartellino giallo sulle spalle, molto incoraggiante. Skriniar, trascinatore, gli attaccanti molto generosi, tutto il resto. C'è stata tutta un'altra mentalità sicuramente, e questo mi porta a sottolineare un secondo punto importante in questa gara. Da questa partita a me sembra che la squadra si abbia dimostrato di essere con mister Simone Inzaghi, contrariamente alle tante voci di spogliatoio spaccato che si sentono sempre. Ovviamente dovremo averne delle conferme, ma in questa partita secondo me ci sono stati due episodi che mi portano ad avere questa sensazione qui, oltre ovviamente, come dicevo, alla prestazione di squadra, che è stata molto positiva da parte di tutti. Il primo episodio è al fischio finale di Marco, che tra l'altro lo stesso Di Marco dopo la Roma aveva pubblicamente confermato la fiducia e la vicinanza col mister, parlando in maniera molto sincera dal mio punto di vista. Di Marco finisce la partita, la prima cosa che fa, va ad abbracciare Simone Inzaghi molto forte. Lo si è intravisto in TV, me lo hanno confermato anche dei colleghi allo stadio. È stato un bel messaggio secondo me. Cioè finisce la partita, a fischio iniziale, la prima cosa a cui pensa Di Marco è guarda il mister e lo va ad abbracciare. Secondo episodio, chiamiamolo così, è la dichiarazione di Cianoglu nel post partita. Cianoglu, a precisa domanda ai microfoni di Sky, se non erro, gli viene chiesto se è stata una vittoria per Inzaghi. Lui dice siamo sempre con il mister, anche il mister ha bisogno di una mano, una frase del genere, l'abbiamo dimostrato in campo per lui, il mister ha visto che c'è una squadra che lotta per lui. Dichiarazioni molto forti, è chiaramente una dichiarazione scontata, nel senso che non mi posso aspettare che un allenatore va in TV a dire no, siamo contro l'allenatore, vogliamo cacciarlo, è chiaro. Però innanzitutto Çalhanoğlu per me ha un'importanza significativa nello spogliatoio a livello di leadership, se la sta costruendo in questa sua avventura nerazzurra. Seconda cosa, mi è sembrato molto sincero nella sua dichiarazione, e poi per me va sottolineato come Çalhanoğlu in questi giorni era diventato forse quasi un simbolo, tra virgolette, dei problemi dell'Inter, nel senso che molti in questi giorni, parlando dei problemi della squadra, alludendo a delle problematiche interne allo spogliatoio, ricordavano delle parole di Çalhanoğlu della scorsa estate, quando il turco parlò dell'errore di Inzaghi nei cambi nel derby, e molti dicevano quindi che i problemi interni allo spogliatoio erano iniziati anche da questa dichiarazione qui. Oggi con gol, prestazione e dichiarazioni sicuramente lancia un messaggio molto importante in direzione opposta, secondo me. Terzo punto, Onana. C'è poco da dire in realtà, ne abbiamo già parlato tante volte, avevo fatto un approfondimento ad inizio settembre in cui invocavo il cambio tra i pali in maniera definitiva. È vero che anche ad Onana è andata bene in alcune situazioni, come per esempio sul gol annullato a Pedri, perché aveva sbagliato l'uscita, però la fortuna aiuta gli audaci, come diciamo tante volte, e non mi stanco di ripeterlo. Personalmente accetto di più l'errore di un portiere che deve ritrovare la continuità e che rappresenta il mio futuro, piuttosto che quelli di un portiere
al tramonto ormai. Quindi per me tra i vari fattori che hanno contribuito al miglioramento della fase difensiva, di cui parleremo tra poco, c'è sicuramente Onana, intelligente nel giocare con i piedi, dà uno sfogo importante nella costruzione dal basso, è un'alternativa valida ai nostri difensori, più avventuroso nelle uscite che però danno anche una sicurezza aggiuntiva ai difensori, ed è anche molto carismatico. Abbiamo visto l'esultanza con Di Marco dopo un ottimo salvataggio del difensore, prestazione super di Di Marco che abbiamo sottolineato già, a parte la carica con Skriniar, diverse immagini con Skriniar ad esultare e a caricarsi insieme. L'esultanza dopo il gol va sotto la curva a caricare i tifosi dell'Inter. Ecco, per me, per tutta questa serie di motivi, ma e tanti altri di cui abbiamo parlato, l'alternanza deve finire dopo questa partita ormai con Onana, ma diciamo anche che questa partita può essere davvero la svolta anche per la questione portiere, perché dopo la partita col Viktoria Pilsen, se ricordate, Inzaghi confermò subito che Handanovic poi sarebbe tornato titolare nella partita immediatamente successiva. Già dopo il Barcellona invece ho visto un Inzaghi, parlando della questione portiere, un po' più vago, dicendo che valuterà di partita in partita. Vedremo se poi contro il Sassuolo tornerà Onana o meno. Quarto punto, accennavo alla difesa. Miglior prestazione stagionale, sicuramente, vista anche la caratura dell'avversario, per Skriniar, De Vrij e Bastoni, tornati ai livelli che ci aspettiamo da loro. Tutti e tre abbondantemente positivi. Skriniar con la fascia di capitano al braccio è sembrato tutto un altro giocatore rispetto all'avvio di stagione, attento, carismatico anche lui, concentrato per tutta la partita. Tra pochissimo ci sarà l'incontro per il rinnovo con l'Inter, probabilmente già la prossima settimana dopo il Sassuolo, dopo il Barcellona, comunque a giorni veramente. Con tutto il rispetto per Brozovic, personalmente mi auguro che la fascia faccia parte dell'accordo, perché anche ieri uno Skriniar ritrovato mentalmente ha dato un gran segnale. Bastoni molto attento in difesa, concentrato anche lui, propositivo in avanti con coraggio quando c'era bisogno, ha fatto un tagliafuori cestistico che abbiamo commentato in diretta, con una grande lettura difensiva molto molto intelligente, e poi De Vrij in assoluto il migliore secondo me della fase difensiva di ieri. C'era tanta preoccupazione, ma diciamo solo Lewandowski annullato. Basta questo, secondo me, a sottolineare la prestazione di De Vrij. La riflessione che faccio su questa fase difensiva ritrovata è: perché hanno giocato tutti così e così bene? Per me, perché semplicemente sul gioco posizionale, sulla difesa più tradizionale, diciamola così, sono tutti e tre fortissimi e insieme diventano ancora più forti. Abbassato il baricentro, compattata la difesa, facendoli giocare da difensori veri nell'uno contro uno, non in campo aperto, sulla posizione, sulle letture, eccetera, hanno fatto vedere il loro valore da veri marcatori, da veri difensori. Questo per me deve essere anche un segnale per il mister da interpretare in vista delle prossime gare. Quinto punto, prima di andare in chiusura, è l'evidente problema che hanno a Barcellona e forse in generale anche in Spagna ad accettare la sconfitta anche in campo internazionale. Non torno sulla Moviola, che abbiamo già approfondito su passioninter.com e di cui parleremo invece nella live delle 19:30. Ci sono diversi episodi al limite da una parte e dall'altra, lo sappiamo. Per esempio, però, l'azione di cui tanto si lamentano in casa a Barcellona nasce da un fallo di mano fischiato a Çalhanoğlu, che aveva invece preso il pallone con la faccia, per dire, però nessuno lo sottolinea, quindi ci tenevo io a ricordarlo. Poi, ancora una volta, secondo me si è vista anche tanta antisportività nel sollevare poi un polverone con Xavi, che evidentemente fatica ad accettare che, nonostante i tantissimi soldi spesi durante la scorsa estate, Inzaghi lo ha imbrigliato e lo ha portato a spasso nella partita di ieri. Quindi prepariamoci alla battaglia del Camp Nou, perché tra una settimana useranno ogni mezzo a loro disposizione. Ricordiamoci l'occhiata di Busquets a terra nel 2010, o il rigore clamoroso che non ci hanno fischiato al Camp Nou su Sensi ai tempi di Conte, quando eravamo in vantaggio per 1-0 e potevamo chiudere una partita molto importante. Prepariamoci. In ogni caso concludo con un ritrovato ottimismo, sicuramente. Sapete che dopo la Roma sono stato piuttosto cauto, a differenza di molti. Avevo riconosciuto che sì, sicuramente avevamo fatto intravedere qualcosa in più nella partita contro la Roma nei primi 65-70 minuti, però non volevo illudermi, l'ho ribadito più volte, sono andato molto cauto nel post partita di Roma. Questa partita contro il Barcellona, secondo me, però è un bel segnale, ben più forte sicuramente, al quale comunque ovviamente adesso bisogna dare continuità contro il Sassuolo, per dire che siamo in via di guarigione. La domanda però che tutti gli interisti penso si stiano facendo ora è: che cosa ha fatto scattare questa scintilla
finalmente, cioè come si può passare dalle prestazioni delle scorse settimane a questa vittoria contro il Barcellona con questo tipo di gara. È vero che non abbiamo subito gol, quindi anche con un pizzico di fortuna, lo abbiamo ribadito. Prima di ieri il grosso problema era che ogni volta che abbiamo subito gol poi ci siamo sciolti, quindi non so come sarebbe andata se fosse stato convalidato il gol di Pedri, per esempio. Però bisognerà vedere magari come reagiremo la prossima volta che subiremo un gol. Speriamo ovviamente di non subirlo, però vedremo come reagiremo. Comunque ieri una scintilla diversa c'è stata, è stato un Inter sicuramente molto superiore all'Inter che abbiamo visto in questo avvio di stagione. Non so spiegarmi personalmente che cosa sia successo, che cosa di concreto l'abbia accesa. Forse per me è un insieme di fattori, non uno solo. Molti dicono il portiere, la difesa, questo e l'altro, l'abbassamento del baricentro. Per me è stato l'insieme di tutto forse a far scattare questa scintilla. Lascio però a voi nei commenti la possibilità di illuminarmi. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate, che cosa può essere stato così importante dal vostro punto di vista per fare questo cambio, oppure magari qualcuno di voi pensa che sia solo una serata. Ne parleremo in maniera approfondita anche su passioneinter.club, quindi vi aspetto nella nostra splendida community su www.passioneinter.club. In descrizione, per chi se le fosse perse, vi lascio le pagelle, per chi ci ascolta in podcast, le pagelle dei tifosi, le abbiamo fatte con la nostra community, come sempre nel post partita con tutti i voti, le trovate qui. Sottolineo anche la prestazione di Mkhitaryan che molti secondo me hanno sottovalutato. Per chi ci segue da YouTube invece ve la metto qui, vi basta cliccare. Mi raccomando, recuperate le pagelle.